Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa sciarpetta. È veramente un progetto adatto alle principianti perché è realizzata in ferri di andata e ritorno, quindi è possibile realizzarla sia con i ferri circolari, però lavorando a pannello come farò io, oppure con i ferri quelli dritti tradizionali o i ferri a doppia punta, a legaccio, quindi è double face, e ha questo smerlo diciamo così pizzo, però molto leggero, carino, ma soprattutto molto facile appunto da realizzare. Io la vedo perfetta per questo periodo perché adesso fa un po' troppo caldo magari per avere lo sciarpone, però la mattina delle giornate sono molto fredde oppure la sera, e quindi questa piccolissima sciarpa si può mettere perfettamente in borsa e all'occorrenza ce l'abbiamo. Io l'ho realizzata in questo colore, vedete, dégradé, ma voi chiaramente la potete utilizzare con qualsiasi tipo di colorazione o di filato, perché in realtà questa volta le misure non sono così importanti per il progetto, perché voi la potete realizzare così con le mie stesse misure, oppure un po' più grande, un po' più piccola, insomma come volete. Per tutte le tecniche che comunque spiego durante il video trovate qui sopra e nel box informazioni i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto il Nirvana di Tessiland nella colorazione Primula. È composto dal 51% di cotone, 49% di lana merino superwash e in 50 grammi ci sono circa 100 metri. Qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 6 all'8. Io, per avere una tensione corretta di circa 18 maglie in 10 cm, lavorerò con i ferri numero 6. Inoltre ci serviranno dei marcatori ad anello, un contagiri, un metro da sarta e un ago da maglia, ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Con il metodo long tail vado a avviare 3 maglie, però potete avviarle col metodo che più preferite, perché in realtà non è indispensabile avviarle in questa maniera. E poi vado a lavorare 2 ferri completamente a dritto. 1 e 2. A questo punto, per aumentare, vado a ripetere una sequenza di 3 ferri. Nel primo ferro lavoro tutto a dritto fino alla penultima maglia, poi faccio un gettato e lavoro a dritto anche l'ultima. Il ferro seguente, quindi il numero 2, invece lavoro tutto a dritto, ricordandomi di lavorare il gettato ritorto in maniera da non creare un buco. Il terzo ferro invece lavoro tutto a dritto. Ho proseguito aumentando fino ad arrivare a 16 maglie totali. Questa è la maglia centrale e quindi ho 8 maglie da questa parte, una maglia centrale e 7 maglie da quest'altra parte. Adesso inizio con la sequenza di 6 ferri che vanno a creare il motivo. Nel primo ferro lavoriamo 5 maglie a dritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Mettiamo un marcatore e poi lavoriamo a dritto fino a lasciarne 4. Quindi andiamo avanti sempre a dritto finché non rimangono 4 sul ferro. Ok, a questo punto mettiamo un altro marcatore e lavoriamo un dritto, un gettato e 3 dritti. 1, 2 e 3. Nel secondo ferro lavoriamo tutto a dritto fino ad arrivare al secondo marcatore, quindi passiamo
il primo, lavoriamo dritto, passiamo il primo marcatore e arriviamo fino al secondo. Chiaramente incontreremo il gettato che abbiamo fatto nel ferro precedente. Questo gettato, quindi da qui in avanti, i gettati vanno lavorati proprio normalmente, perché invece i buchi, diciamo così, vogliamo farli. Prima li abbiamo lavorati fino a questo punto, ritorti appunto per non avere il buco, invece adesso il buco diciamo così lo facciamo proprio per avere il nostro motivo. Una volta arrivato al secondo marcatore, passiamo il secondo marcatore, lavoriamo 2 dritti, facciamo un gettato e lavoriamo gli ultimi 3 dritti. Nel terzo ferro lavoriamo praticamente come il ferro precedente, quindi tutto a dritto fino al secondo marcatore. Anche qui abbiamo il nostro gettato lavorato normalmente. Aspettate che arrivo al secondo marcatore. Ok, eccoci. Passiamo il marcatore e anche qui lavoriamo 2 dritti, un gettato, 3 dritti. Nel quarto ferro lavoriamo a dritto fino al secondo marcatore, passiamo il secondo marcatore e poi lavoriamo un dritto, un gettato, 2 maglie assieme a dritto, un gettato e 3 dritti. Nel quinto ferro chiudo le prime 3 maglie lavorando 2 maglie a dritto e accavallando la prima maglia sulla seconda e ho chiuso una maglia, poi lavoro e a cavallo ho chiuso la seconda maglia, lavoro a cavallo e ho chiuso anche la terza maglia, quindi proseguo lavorando tutto a dritto fino al secondo marcatore. Arrivato al secondo marcatore, passo il marcatore e lavoro un dritto, un gettato, 2 maglie assieme a dritto, un gettato e 3 dritti. 1, 2 e 3. Nel sesto ferro chiudo le prime 3 maglie, quindi lavoro 1, lavoro 2, a cavallo chiuso 1, poi lavoro a cavallo chiuso 2, lavoro a cavallo chiuso 3 e poi lavoro a dritto fino al secondo marcatore. Arrivata al secondo marcatore lo passo, lavoro un dritto, un gettato e 3 dritti, 1, 2 e 3 e poi continuo a ripetere questa sequenza di 6 ferri fino alla lunghezza desiderata. Ho proseguito con la sequenza fino all'altezza desiderata, che per me sono circa 70 centimetri. Adesso devo iniziare a fare le diminuzioni, quindi per diminuire lavoro una sequenza di 3 ferri. Nel primo ferro lavoro un dritto e una cavallata semplice, quindi passo la maglia, lavoro la seconda e a cavallo, poi lavoro a dritto per tutto il ferro. Quindi a questo punto i marcatori non ci servono più e li posso togliere. Per il secondo e il terzo ferro lavoro normalmente tutte le maglie a dritto e quindi vado avanti a ripetere la sequenza di questi 3 ferri finché non mi rimangono solo 3 maglie.
Arrivata a 3 maglie non faccio nient'altro che chiuderle con il sistema della cavallata che abbiamo utilizzato anche durante la lavorazione. Quindi lavoro 2 maglie, accavallo, lavoro una maglia, accavallo e poi taglio il filo, sfilo. E adesso non mi resta nient'altro che andare a nascondere le codine e la mia sciarpa è pronta. Bene, come avete visto, realizzarla è stato veramente molto semplice. La mia sciarpa, una volta lavata e bloccata, misura circa 80 cm di lunghezza e 14 di larghezza e ho utilizzato più o meno 40 grammi di filato per realizzarla. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!